Ciao, se vedete i miei occhi sono ancora più conciati di ieri, soprattutto perché ieri è stata una giornata piuttosto stressante e oggi ci sarà un po' da discutere, ecco, mettiamola così. Però voglio continuare a essere ottimista. Stavo dicendo, voglio continuare ad essere ottimista, poi ho preso dentro il telefono ed è cascato tutto. Iniziamo molto bene. Allora, ieri ho fatto funzionare la mia applicazione, quella che vi raccontavo la volta precedente, Best Frame, e devo dire che mi piace. C'ha delle cose interessanti. Allora, per risolvere il problema di fare l'album fotografico di mio figlio al volo, ho risolto così. Però facciamo un piccolo recap. Voglio da tanto tempo creare un'applicazione che, dato un filmato, trova il fotogramma o i fotogrammi più belli del filmato stesso. Come si fa? Si fa in tanti modi diversi. La filosofia è quella di chiedere al sistema operativo se il livello qualitativo del singolo fotogramma. Si fa con una chiamata che utilizza diversi modelli, la maggior parte dei quali considera l'aspetto estetico della persona inquadrata ed eventualmente la messa a fuoco, eccetera, 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 il bilanciamento. Questa cosa è un po' complicata perché in un video ogni singolo fotogramma è molto meno importante di una singola fotografia, per cui e anche dal punto di vista della percezione quantitativa lo è, perché i video devono essere molto compressi per poter essere distribuiti, altrimenti non ci sarebbe abbastanza spazio nel mondo, e di conseguenza ogni singolo fotogramma è compresso tanto, 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 e qualitativamente è molto scrausa la qualità. Nell'ottica di un video che si evolve, però effettivamente le cose funzionano, però il singolo fotogramma è cazzuto, per cui anche se magari l'espressione di un fotogramma potrebbe essere meglio in un fotogramma, magari in 2 o 3 fotogrammi prima o 2 o 3 fotogrammi dopo la fotografia viene giudicata migliore dal sistema, per cui questo sistema sì funziona ma va un pochettino tarato in certi sensi. Ho aggiunto un controllo che praticamente consente di dare un overall score della fotografia indicando la quantità di area nel fotogramma occupata dalle facce e allo stesso modo occupata dagli occhi, perché a questo punto alcune facce potrebbero essere prese di 2 terzi, 3 quarti, e invece se sono frontali funzionano un pochettino meglio. Non sto riuscendo a far funzionare un altro controllo di intelligenza artificiale, che secondo me non è neanche di intelligenza artificiale, che mi dice se la persona sta sorridendo. Ho copiato il codice della ChatGPT, ma non mi sta funzionando molto bene. Probabilmente dovrò fare una richiesta ulteriore, perché effettivamente il sorriso funziona, soprattutto quando ci stanno i creature. Vabbè, insomma, questo è l'incipit. Come ho fatto? Allora, il primo passaggio è chiedere a FFmpeg di uscire tutti i fotogrammi e li esporto in PNG alla massima qualità. Vuol dire che un video di 1 minuto potrebbe portarmi l'occupazione di decine di gigabyte sull'hard disk, però per adesso questa cosa qua prendetela così. A questo punto, l'altro ieri facevo questa cosa, praticamente analizzavo ogni singolo fotogramma e gli davo l'overall score. A questo punto, se ho questo score, questo punteggio che io assegno a ogni singolo fotogramma, posso trovare quelli che sono maggiori, naturalmente, in ordine dal punto più elevato al meno elevato. Questa cosa qua però comporta diversi problemi. Il primo problema è che essenzialmente magari in un intorno, in un singolo secondo di video, c'è talmente tanta bellezza che tutti quei fotogrammi sono superiori a tutti gli altri, per cui se uno trova i 10 fotogrammi migliori si trova 10 volte la stessa foto, slittata di un 25esimo, un 30esimo di secondo. E questa cosa qui non era molto plausibile, non era molto buona, anche perché per certi video che magari hanno degli svolgimenti, cioè se un conto se vedete un video tipo me che sto parlando a voi in questa sessione guardando in camera o guardando la strada per evitare di morire, un conto è se magari si riprende uno che in un'unica sequenza fa delle cose, va su, va giù, eccetera, eccetera, eccetera. Immaginatevi la ripresa di una gara di sci ripresa dal drone. Cacchio, ogni 3 secondi cambia inquadratura. Oppure magari se ci caricate dentro un filmato già montato avete tante inquadrature quanti sono i tagli. E questa cosa qui è un po' problematica naturalmente. E allora ho trovato un altro sistema che praticamente fa questa cosa. Acquisisco tutti i fotogrammi. Facciamo finta che in un video di 1 minuto acquisisco 1800 fotogrammi, ok? Ci mette anche un pochettino a farlo, però vabbè, questo non è un grosso problema per adesso. A questo punto io faccio questa cosa, sulla base del fatto che ho 1800 fotogrammi, divido questo numero per 100,
arbitrario, poi dopo ho cambiato questo valore, ma per adesso prendete, perché io ho 18 punti di partenza, ok? 18 punti di arrivo. Cosa significa? A questo punto scelgo un numero a caso tra 0 e 1799, ok? Un numero a caso di quelli. E parto a guardare qual è lo score di quel fotogramma. Praticamente carico l'immagine, faccio le mie analisi e gli do l'overall score. Questa cosa impiega veramente poco, un decimo di secondo per caricare l'immagine e dargli il valore, va bene? Cioè è veramente molto veloce. A questo punto, se io ho scelto, che ne so, il numero 500 come numero casuale, prendo anche il 499 e il 501. E a questo punto guardo quale dei tre è migliore. Se il punto più alto è il 500, allora ho trovato un massimo locale. Vuol dire che è come se fosse una piccola punta del nostro profilo montuoso derivato dai valori del punteggio. E allora me lo segno e praticamente ho trovato il mio primo dei 18 valori che dovevo trovare. Se invece, che ne so, il 501 è maggiore, allora rifaccio, mi becco lo score tra 500, 501 e 502 e rifaccio la cosa e vado avanti finché non trovo un punto di massimo. Quando ho trovato un punto di massimo scelgo un altro numero casuale e vado avanti così per 18 volte, cioè 1800 diviso 100. In questo modo ho molto probabilmente alcune cose che convergeranno, perché mi salvo soltanto i punti di massimo locale, però avrò un po' di fotografie, per cui avrò comunque calcolato gli score di tante fotografie e niente, essenzialmente mostro quelli che ho trovato. In questo modo, scegliendo casualmente, posso avere una certa possibilità di partire da dei punti diversi, di trovare tanti punti di massimo differenti. Inizialmente dividevo per 100, adesso divido per 25, cioè mediamente 1 al secondo di punti di partenza. Potrei anche partire veramente tra 1 al secondo e partire dal fotogramma 0, dal fotogramma 25, scusate, facciamo 30 fotogrammi al secondo, dal fotogramma 0, dal fotogramma 30, dal fotogramma 60 e poi vedere come si evolve. Così facendo è molto probabile che andrei a calcolare tutti i punti, però vabbè, diciamo che abbiamo una buona possibilità di trovare tutti i punti di massimo. A questo punto io, avendo tutte le informazioni e avendo ancora tutti i fotogrammi salvati, quando esporto un fotogramma essenzialmente faccio la copia del fotogramma nella cartella destinazione e posso continuare. Ma sono arrivato dove devo arrivare, per cui stop. Come vi dicevo ieri, però, c'è un piccolo problema nella questione della gestione del massimo locale. Come vedete io parto dal 500, vado dal 501 al 502, ma controllo sempre soltanto uno in avanti e uno in indietro. E questa cosa qua potrebbe essere problematica per via delle fluttuazioni minimali che ci sono tra un fotogramma e l'altro, dovute essenzialmente alla compressione delta e al fatto che questi fotogrammi sono molto complessi, per cui magari per un pochettesimo di valore, di percentuale, potrebbe dire ok, sono arrivato al 502, tra il 501, 502, 503, il 502 è il meglio, ma magari il 504 era ancora meglio, per cui adesso faccio la stessa cosa ma con intorno di più 5 meno 5, che vabbè, va abbastanza bene come cosa, anche perché comunque ogni volta che ci si sposta mi sposto nel massimo di questo intorno di 10, per cui c'è un minimo di salto e credo di essere arrivato a un punto in cui questa definizione di massimo locale è abbastanza sensata. Più o meno 5 fotogrammi sono più o meno un quinto di secondo, un sesto di secondo, sì, ci possiamo anche stare. Magari possiamo anche rendere questa cosa parametrica. A questo punto l'applicazione c'è, funziona, nel senso fa tutto quello che deve fare. Non è bella a vedersi, però funziona. E mi sono detto, ma da qui a farla diventare un produttino scemo, una cosa stupida da vendere a pochi euro, a pochi dollari, cosa ci devo fare? Perché un'altra parte di me si è detta, ma dobbiamo salvare, fare, brigare, eccetera, eccetera, eccetera. Però secondo me l'insegnamento di Bitmark 2, che è molto più ricercata di Bitmark Pro permette di salvare, di avere, cioè di costruire dei progetti molto complessi. Bitmark 2 è una cosa veloce, carichi la musica, ti trova il beat della musica, te li salva, se c'è bisogno un'altra volta ricominci, talmente tanto veloce. Questa cosa qua potrebbe avere un senso per certi versi, da farla diventare una cosa semplice, easy, cioè nel senso che lavora sempre su un file alla volta, non devi rompere le palle, eccetera eccetera. Tu trascini il file o apri il file e fa tutto quello che deve fare, nel senso le sue cavolo di analisi, e quando finisci di fare le cose cancella via tutto. Allora mi sono detto,
come possiamo migliorare questa cosa qui, in modo tale da essere per certi versi più performante o per altri versi meno impattante dal punto di vista dell'esportazione, del salvataggio e dell'occupazione di spazio? Allora, mi sono guardato un po' di documentazione, ovvero sì, ho chiesto a ChatGPT intanto che tornavo a casa ieri, se io posso esportare i fotogrammi del filmato in modo diverso. Allora mi sono detto sì, facendo un po' di magheggi, ma neanche troppi, visto che FFmpeg è una cosa che permette di fare qualsiasi cosa e anche il contrario, è possibile pensare la cosa in questo modo. Io prendo il filmato e esporto ogni singolo fotogramma in JPEG, a una buona qualità, magari una risoluzione più bassa, a una risoluzione tipo la metà del fotogramma originale, che ci sta, visto che comunque noi facciamo un trade-off nei video tra risoluzione spaziale e risoluzione temporale. Cioè se prendete un singolo fotogramma di un video è meno inciso, meno definito di un fotogramma, parlo dei fotogrammi, non parlo di fotocamere cazzo professionali, parlo del telefoni, anche dell'iPhone 15, praticamente 15 Pro, praticamente ogni singolo fotogramma la singola fotografia è molto più incisa, molto meno incisa, molto meno definita della singola fotografia. Cioè, la ripeto perché non mi ricordo neanche più cos'è detto. Il singolo fotogramma di un video è meno inciso e meno definito perché poi entra a far parte del fatto che è un video, per cui come video funziona meglio, ma perché la nostra percezione è quella della somma di ogni singolo fotogramma che vediamo per un pochesimo di secondo, e per cui la qualità percepita è maggiore rispetto a quella del singolo fotogramma. Ne parlavamo già anche la volta scorsa, per cui anche se riduciamo la definizione alla metà va bene, salviamo in JPEG, per cui sono file relativamente poco compressi. Quanto occupa mediamente un file JPEG tipo 960 x 540 o anche occupa qualche 100k, diciamo che occupa un decimo rispetto alla sua controparte in PNG, cosa che faccio adesso, e salvo ogni singolo fotogramma non con il numero progressivo, ma, ed è una cosa che si può fare, con l'istante di tempo a cui corrisponde il fotogramma stesso. Per cui avrò una sottocartella che avrà il nome dello stesso file che ho trascinato, diciamo una sorta di cartella in cui praticamente mi segno ogni singolo fotogramma. Il primo fotogramma avrà 0.0.jpg, il secondo fotogramma 0.04.jpg, per dire, perché se lavoriamo a 25 fotogrammi al secondo. Il terzo fotogramma farà 0.08.jpg e via via. Per cui nel nome del fotogramma, nel nome del file, ho anche l'istante di tempo a cui corrisponde. Quando faccio la lettura me li becco tutti e a questo punto mi becco un elenco di numeri, anche piuttosto lungo, un filmato da 30 secondi, un filmato da un minuto a 25 fotogrammi al secondo, sono 1500 fotogrammi, ok? Avrò una lista di 1500 numeri in virgola mobile che sono l'identificativo non soltanto del file con un numero in virgola mobile, ma sono anche l'identificativo dell'istante di tempo a cui corrispondono. Ok? Fighissimo. Fatta questa cosa qui, io faccio tutte le mie analisi. E nel caso in cui l'utente debba fare l'esportazione di un singolo fotogramma, ci clicca sopra, a questo punto è molto facile, perché a questo punto so che quel singolo fotogramma ha come identificativo quel numero, e quel numero corrisponde al numero di secondi a partire dall'inizio, cioè l'istante di tempo in cui bisogna esportare il fotogramma. A questo punto si esporta il fotogramma alla massima qualità nel formato scelto, che potrà essere PNG o JPEG. Ok? È semplice, per cui i fotogrammi che io ho salvato nella mia cartella temporanea sono solo per la valutazione, non servono dopo per l'esportazione. E così anche una volta finita l'analisi, che magari è leggermente più veloce, perché ho paura che siano talmente ottimizzate le cose che ci mette di meno salvare un JPEG a metà della risoluzione che salvare un PNG alla massima risoluzione. Però vabbè, questi sono altri discorsi. E fatta l'analisi, cancello la cartella temporanea, per cui ho un unico filone, un JSON, che mi dà queste informazioni. Quanto occupa un file JSON? Cioè il file di JSON di preferenze, perché se adesso chiudete l'applicazione e la riaprite, vi ritrovate tutte le informazioni precedenti. Quanto occupa questa cosa qui? Occupa circa per tutte le analisi che faccio 1 mega, 2 mega, che non sono neanche tanti. Uno potrebbe dire te le puoi tenere salvati per la prossima volta che caricherai un filmato. Vediamo di sì, potrebbe anche essere, ci proveremo. 1 mega non sono tanti, non sono pochi, ma non sono neanche tantissimi, per cui 100 filmati corrispondono a 100 mega? Beh, non sono neanche pochi effettivamente, però vediamo, ci si può organizzare.
La vedete adesso questa applicazione? Madonna, che è arrivato sto sole, stamattina c'è un ventone. La vedete questa applicazione? Cioè, io la vedo, è una carinissima utility che mi funziona. Adesso manca una cosa, cioè quando io clicco su un'immagine per vederla, me la apre nel Finder. Magari dovrei aprirla dentro una finestra a sé stante, ma vediamo un po' se si può fare o non si può fare. Altra cosa che voglio fare ed adesso c'è tutta l'infrastruttura, c'è ma non l'ho ancora fatta, la possibilità di salvarsi le cose che sono state esportate, sì, e magari poter segnare un fotogramma come favorite o in modo tale che uno possa avere questo tipo di filtraggio, però non è neanche così tanto necessario al primo colpo una roba del genere. Cioè, il fatto di poter però vedere i fotogrammi e di poter scegliere qual è quello migliore non è male, nel senso ci potrebbe stare, potrei utilizzare tutte le infrastrutture che già ho realizzato per Power Resizer per poter mostrare ingrandito magari la fotografia e poi in un riquadro effettivamente la faccia e gli occhi della persona per vedere se sono abbastanza a fuoco. Non è sbagliata questa cosa qui, mi funziona anche. Sarebbe interessante magari aggiungerci, l'ho trovato, un algoritmo di denoiser che già ho inserito nella mia applicazione Ultimedia Converter, che deriva dall'applicazione Lowcam che utilizzo come camera per vedere mio figlio utilizzando un telefono che trasmette i dati via multiple connectivity, che messa così sembra una cosa fantascientifica, però in realtà lo è anche, però va bene così. Credo di... Vediamo un attimino, pausa. Scusate la pausa, ma speravo che ci fosse un modello, ma non ho trovato che rimuova gli artefatti del JPEG, però vabbè. Vediamo se c'è un modello. Questi modelli che fanno la riduzione del rumore possono essere utilizzati. Sapete, uno li ficca dentro e vedere poi se questa cosa funziona o non funziona, cioè ci metti niente ed è un bel plus per un'applicazione che in realtà appunto poi non è che debba fare grandi cose. E la vedete l'applicazione? Io la vedo l'applicazione, la vedo mi sembra una carina utility. Non è una di quelle cose che ti cambia la vita, però effettivamente ti fa perdere un sacco di tempo in meno quando devi trovare il fotogramma giusto come posterizzazione. Per cui bello. Sono ovvio che poi uno andando avanti potrebbe fare anche l'analisi dei contenuti, per cui per ogni singolo fotogramma sapere qual è la classificazione, se ci sono degli oggetti e fare cercare in questo fotogramma in questo video dov'è che c'è un'automobile. Non so, poi diventa una cosa complicatissima, però stiamo viaggiando oltre. Quello che volevo dirvi è proprio che questa roba qui, messa così, semplificata, con un'interfaccia che non faccia schifo, in cui magari una volta che hai trascinato il file, cazzo, si può funzionare. Cioè, una volta che trascini il file, ti permette di vedere questa griglia di immagini, clicca su un'immagine, si apre l'immagine in grande, che puoi anche zoomare, cacchio, cioè, sta roba qui, cioè, non fa schifo. It doesn't sucks, ok? Bello, mi piace molto. I like it very much. Facciamolo, ok? Magari esce questa applicazione prima ancora dell'altra. Vabbè, insomma, avete capito la filosofia. Dai, ti ho detto tutto quello che dovevo dirvi oggi. Mi aspetta una giornata di quelle faticose. Ho perso del tutto l'illuminazione, eccolo qua. E dai, facciamo le cazzate finali. Io sono Alex Raccuglia, non lo dico mai all'inizio, ma va bene così. Questo è The Morning Rant, lo spin-off in video di Technopills. The Morning Rant è una roba che va in video. Technopills è il mio podcast audio, il mio flusso di coscienza digitale. Trovate questi video probabilmente sul canale video di YouTube di Runtime Radio, forse, visto che mi sono rotto anche le scatole, sul mio canale YouTube, per cui se vi piace sta roba mettete like, se non vi piace mettete dislike. Se vi piace tantissimo iscrivetevi, altrimenti vi disiscrivete. Se vi piace immensamente mandatemi dei soldi, tanto non c'è modo di farlo. Se non vi piace tantissimo mandatemi un sicario ad uccidermi, che potrebbe essere utile con gli occhi che mi fanno male. Se avete sentito questa roba in audio, bene, andate sul gruppo Telegram, telegram.me/technopills, in modo tale da chiacchierare, di sentire un sacco di gente che dice un sacco di cose interessanti con tanta educazione, davvero, cioè non si litiga mai. Questa è una cosa molto bella. Niente, direi che abbiamo detto tutto. A valle della sigla finale, che come vi ricordo oggi è The Uninvited
degli Alter Bridge, vi beccate il riassunto di ChatGPT che male non fa. Signore e signori, e tutto quello che ci sta in mezzo e anche oltre, debordando, qualitativamente parlando, questo è un mio ciaone. Ciaone.